Bentrovati, gormitici amici. Se volevate ritrovare i giocattoli che amavate da bambini, siete approdati al canale giusto. Qui ritroverete la magia del vostro primo spacchettamento, l'emozione di quando vi regalarono la prima isola di Gorm. Benvenuti su Gormiti Collection! Bentrovati gormitici amici, era il 2012, ormai quasi 10 anni fa, mamma mia quanto mi sento anziano. In quell'anno l'Italia veniva battuta dalla Spagna 4-0 nella finale degli europei di calcio, Lionel Messi vinse pure il pallone d'oro. In quell'anno si completò anche la transizione dal segnale analogico al digitale terrestre nella televisione e Psy con il video della canzone Gangnam Style fu il primo a raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. A proposito, noi quando ci fate arrivare ad 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube? Il 2012 doveva anche essere l'anno della fine del mondo secondo la profezia dei Maya, ve lo ricordate? Invece ci fu solo una eclissi totale di sole il giorno 13 novembre, visibile però dall'Australia e dall'Oceano Pacifico. Questo è il collegamento. Non è un caso. Se senza alcun senso in quell'anno uscirono dei giocattoli per la ditta Blue Box che temporalmente non avevano alcun nesso con ciò che venne prodotto in quell'anno, ovvero Nature Unleashed. Ovviamente era uno scherzo quello del nesso, Fatto sta che uscirono 2 piccole linee dedicate a Eclissi Suprema. La prima si chiama 3D Puzzle Lord ed è composta da 4 personaggi. La seconda è composta da 3 personaggi e si chiama Transfigures. La prima linea, quella dei puzzle 3D, è molto particolare, a cominciare dalla scatola che contiene i pezzi del puzzle. I personaggi sono 4, Magmion, il signore della foresta, il signore della terra e il signore del mare. La scatola infatti è particolare perché è realizzata con la forma del volto di questi 4 signori. Ognuno di loro è composto da 13 pezzi ciascuno, tranne il buon Magmion che ne ha uno in più, ovvero la coda. Assemblando questi 13 pezzi si ottengono delle action figure alte 9,4 cm. Si tratta di sculpt inediti, in pose molto dinamiche. Magmion è quello con più punti di articolazione, ne ha uno in più, sono 6, il sesto è quello della coda ovviamente. Gli altri 3 personaggi hanno 5 punti di snodo. Nick e Toby possono muovere le gambe, le braccia e la testa, mentre Lucas si differenzia leggermente. Infatti la testa non si può muovere per via dei capelli, ma ha il quinto snodo nell'avambraccio sinistro. Nonostante siano montabili, non sono stati pensati per il mix and match. Abbiamo fatto una prova e i perni non sono tutti compatibili, qualcosa si riesce a fare, ma con Nick proprio no. La plastica è di buona qualità e i colori sono belli definiti, senza sbavature. A noi piacciono molto queste pose e ci piacciono molto anche le 4 maschere contenitore. Rossa bordeaux per Magmion, blu scuro per Toby, grigia per Nick e verde per Lucas. Queste maschere stanno in una mano, ricordano i mini playset di una linea di giocattoli degli anni 90, Mighty Max. Intanto vediamo i nostri lord montati, belli Erano dei gusci anche essi a forma di testa di vari mostri. La differenza sostanziale è che appunto erano dei micro playset. Se non li conoscete andate a cercarli, sono molto carini. L'unica pecca che ci viene in mente è che purtroppo non è una novità, è la mancanza di action figure per Jessica.
Ne abbiamo già parlato in passato e Jessica purtroppo subì molto spesso questo trattamento poco signorile. Ed è un peccato perché queste figure rappresentano una sorta di unicum nella produzione dei gormiti. Si discostano molto da tutto il resto per queste pose da combattimento. Quindi la mancanza di Jessica pesa ancora di più. La seconda linea, dicevamo, è composta da 3 personaggi, sono Nick, Lucas e Toby. La particolarità è che si possono trasformare rispettivamente nei loro antichi guardiani del loro popolo. In passato era già uscita una linea simile a questa, ma era composta da soli 2 personaggi, Nick e Lucas, quindi mancava Toby. L'altra differenza è che si trattava di personaggi grandi nella scala dei 20 cm, mentre questi sono alti circa 12. Se nei puzzle 3D i 3 signori del bene erano mostrati nella loro forma base, qui la faccenda è un po' diversa, dato che Nick e Lucas indossano la mistica armatura, mentre Toby no. Mobbing per il popolo del mare. Sì, vabbè, per non parlare di Jessica, che è stata proprio licenziata. Anche qui la stessa storia, il popolo dell'aria è sempre stato il meno considerato. Venendo ai giocattoli, le figure si presentano ben scolpite e sono di buona qualità. Danno l'impressione di essere giocattoli robusti e resistenti. L'idea di trasformarli in antichi guardiani consente una buona giocabilità e dà la possibilità di utilizzarli nella loro versione animalesca assieme alle rispettive minifigure da bustina della stessa serie. Roscallion! Sono il signore della terra! Attaccali! Il design di Troncalion e Roscallion non è il nostro preferito in questa serie, apprezziamo molto di più i vecchi stili della terza serie, che venne poi portata avanti fino alla serie cartoon. Per quanto riguarda Tentaclion invece, il design come sappiamo non si discosta molto tra la serie Eclissi Suprema e la terza serie, ed è interessante perché ci consente di avere una rara versione. Sicuramente è quello con la trasformazione più complessa e immaginiamo anche quello che ha richiesto più lavoro nella progettazione. Nella trasformazione da signore a guardiano si è reso necessario rimuovere una parte del corpo di Toby, ovvero l'affluente chioma. Per farla breve, se vogliamo trasformarlo dobbiamo fargli lo scalpo. Una cosa che salta all'occhio è la mancanza di applicazione di colore sulla pelle di Tentaclion. Sono state dipinte le sole macchie sul muso, ma tutte le altre no. Il guscio è realizzato in una plastica rigida, ma molto leggera, e diviso in 2 parti che vanno a nascondere le gambe. In conclusione si tratta di 2 linee niente male, ma uscite in commercio fuori tempo massimo. Anche per questo motivo se ne trovano ancora dei nuovi a prezzi davvero vantaggiosi. Per quanto riguarda la distribuzione, abbiamo la certezza che i puzzle 3D siano stati certamente distribuiti in Italia. In passato li abbiamo visti in più di un negozio, mentre per i Lord trasformabili abbiamo il dubbio che non siano mai stati distribuiti in Italia. Come al solito vi chiediamo di aiutarci con i vostri ricordi. Per oggi abbiamo concluso, a presto, ad un nuovo video, ciao gormitici amici!